Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Iron Man, l'armatura di Tony Stark, edizione De Agostini in scala 1:3, altezza 60 cm, Marvel 2022, uscita numero 120. Abbiamo finito. Finalmente abbiamo finito, perché bellissima, io sono contento, poi chi mi segue lo sa, la mia armatura, anzi in realtà ne ho costruite tre, tutte e tre funzionano perfettamente bene e ringrazio tutte le persone iscritte al mio canale e che mi mandano continuamente messaggi di ringraziamento per l'aiuto che ricevono da me, e io ringrazio voi perché io sono qui solo grazie a voi che alimentate la mia passione che è già in me, ma che voi continuate a rendere più viva con le vostre visualizzazioni e dandomi possibilità, appunto grazie al vostro supporto, di continuare ad andare avanti con questo mio sogno, questo mio canale che è ancora piccolo, però per me, ecco, è una cosa grande. Grazie a tutti, veramente ragazzi. È un fascicolo molto pesante, adesso capirete perché. Guardate che copertina, sono tutte belle, ma questa sembra addirittura metallica, è bellissima. Andiamo a dare un'occhiata subito all'interno del fascicolo e cosa troviamo? Andiamo a vedere. Io ho già visto tutto, Bene, io leggerò perché ogni mio video è tradotto in 30 lingue, non certo leggo per voi, che sicuramente sapete leggere meglio di me. Iron Man. Scopri la storia di Iron Man. Avviso ai lettori. Gentile cliente, ti informiamo che abbiamo reso disponibili le istruzioni integrative delle uscite 93 e 96. Buona lettura. Praticamente in questo volantino fascicolo integrativo ci fanno vedere, e adesso andiamo a vederlo, ma vi volevo dare una spiegazione sommaria, ci fanno vedere dove dobbiamo intervenire, visto che si sono accorti che molti si sono lamentati chiamando appunto l'armatura di Iron Man quasi marionetta. Il gomito non sta su, la spalla non va bene, le gambe sono troppo molli. Ecco, allora hanno fatto questo, hanno spiegato come intervenire per riuscire a migliorare quello che andava migliorato, ed ecco perché Michele, e chi l'ha seguito lo sa, è intervenuto a monte. Perché non per adesso non mi viene il termine, che brutto quando non mi vengono i termini, ecco, non per presunzione, ma perché oggettivamente mi ero accorto che c'erano, seppur l'armatura bellissima, c'erano delle lacune per quanto riguarda la resa degli attriti nelle spalle, così come nelle anche e nei gomiti, e sono intervenuto. Loro, ecco, non intervengono, non vi dicono di fare quello che ho fatto io, perché non basterebbe certamente fare una foto, bisogna spiegare il procedimento, però vi dicono, ad esempio qui, guardate che alla fine ve la fanno smontare tutta, vi dicono: vai a stringere di più le viti. Se vi ricordate, vi dicevano di non stringere troppo, io dicevo ragazzi stringetele perché poi si assesta la plastica, e prima di chiudere i gusci controllatele di nuovo. Chi mi segue lo sa, proprio perché poi diventano troppo morbide e l'armatura è davvero pesante. Se ricordo bene siamo sui 3,5 kg circa, non è poco. Vedete? Vi fa vedere tutti i punti dove poi dovreste andare ad intervenire affinché
la vostra armatura, ad esempio in una posizione quale è questa, mantenga la posizione desiderata, senza che venga giù la gamba. Ed è quello che io ho spiegato fin dall'inizio. Vi dico soltanto una cosa: se aprirete questo guscio, attenzione, perché non andate a strappare la parte di copertura, quella nera, vi basterà aprirla come se fosse un panino, così, e questi due pezzi, o meglio questo pezzo intero, non vi si danneggerà. Mi sono spiegato? Speriamo. Qua vi fa vedere come intervenire per migliorare l'attrito alla spalla, che per loro migliorare l'attrito alla spalla non è nient'altro che andare a stringere di più le viti, che all'inizio dicevano di non stringere. Se vi ricordate, qui ci dicevano di lasciare uno spazio e io dicevo non lasciate lo spazio, anche se poi qui è stato commesso un grave errore da parte del costruttore. Non c'entra niente la De Agostini, ma chi, se andate a vedere nella mia playlist lo vedete, quello che proprio ha creato il modello, qui andava fatto in metallo, assolutamente. E comunque le viti, no, ma questo non ve lo spiego perché sarebbe veramente molto complesso. Se avessi una diretta, se facessi una diretta ve lo spiegherò, magari un giorno, non lo so, vediamo. Comunque c'è stato un errore qui, c'è stato un errore qua nei gomiti e nelle anche, però tutto si è risolto. La mia armatura è perfetta, anzi le mie 3 armature sono perfette, io ne sono entusiasta. Poi andiamo a vedere se è qui. No, allora l'ho visto all'interno. Diamo un'occhiata al fascicolo. Tanto rispetto per questo che è il 120, il numero 120. Grazie a tutte le persone che mi hanno ascoltato quando chiedevo, una volta che iniziate a vedere il video e compare la scritta salta annuncio, chiedevo loro di non saltarlo per aiutarmi senza spendere voi neanche un centesimo, ma dando qualche possibilità a me di continuare ad andare avanti con il canale. E quindi ringrazio a tutte le persone che hanno compreso la necessità di questa mia richiesta. Questo è il contenuto che poi andremo a vedere. Qui fa vedere dove va applicato, molto intuitivo ovviamente, e ci fa anche vedere, e adesso andiamo subito a girare, ci fa anche vedere poi sulla base premium, bellissima, 4 kg di peso. Se non l'avete fatta la base premium avete fatto un grave errore, perché la pizza che ci danno da 27 cm, che è più piccola di una pizza che in realtà dovrebbe misurare dai 30 ai 33 cm, è veramente piccola. Ironman su 52 cm di base premium, come diametro 52 cm, è uno spettacolo, uno spettacolo. Sì, qua ci fa vedere le cose, le immagini che, ripeto, sono molto intuitive, perché ti dice come agire per andare a sostituire i pezzi. Ecco qui. E questo è poi come si presenta alla fine. Vediamo se riesco a ingrandire di più. L'armatura danneggiata. Ecco qua. Guardate che bella, ragazzi. Io ovviamente mi rivolgo alle persone che hanno possibilità di poterlo fare, perché chi non ce l'ha io lo comprendo perfettamente. Non è una cosa obbligatoria, ma
Se avete fatto la collezione non siete andati avanti perché avete ritenuto che non valesse la pena, secondo me avete fatto male, perché è un'armatura che tra tanti anni, non dico 100, ma neanche uno, ci mancherebbe, è un'armatura che comunque avrà la sua importanza ancor più di oggi, perché poi non si troverà più. Oggi c'è molta gente che è scontenta di come è stata montata e la sta svendendo. È un errore, perché questa è un'armatura, se montata veramente bene, ottima, bellissima. Poi lo sapete anche voi che siete più esperti di me, altre aziende più blasonate le fanno, sono bellissime, però un'armatura dell'altezza di 60 centimetri non si trova dappertutto a questo prezzo. Ecco qua, abbiamo quasi finito. Poi andrò a fare una rappresentazione di tutto quello che ho montato in queste 20 uscite dell'armatura danneggiata. Non la chiamo in inglese perché tanto non sono capace purtroppo di parlarlo e tanto meno di pronunciarlo. Provo, guarda, sentite, battery damage, armatura danneggiata. Ecco perché evito di dirlo. Nonché poi per il fatto che sono italiano. Ecco. Perché devo usare parole come weekend quando si dice fine settimana? Un americano non direbbe mai fine settimana, dice weekend. Non so se è chiaro quello che sto dicendo. Già di italiani ce ne sono sempre di meno. Se poi noi stessi andiamo a parlare sempre meno l'italiano, non lo so. Allora, guardate che bello questo messaggio finale. Quanto non vedevo l'ora di leggerlo. Gentile lettore, siamo arrivati al termine della tua collezione. Ti ringraziamo per la fedeltà con cui ci hai seguito e ti ricordiamo che puoi rimanere aggiornato sulle nostre nuove proposte editoriali sul sito deagostini.com e sulle nostre pagine social Instagram e Facebook. Buona lettura e buon divertimento. L'editore De Agostini. Ecco qui. Bene, adesso metto pausa e vado subito a fare una rappresentazione. Però, ma cosa? Mi sono dimenticato qualcosa, vero, ragazzi? E penso proprio di sì, Va bene che c'è poco, ma nemmeno quello faccio vedere. Eccolo qua. Abbiate pazienza. Dovete volermi bene. Ecco qui. Queste vanno poi messe qui. Una e due. Guardate, nel vostro modello sicuramente vedrete la parte argentata sotto. Qui no, perché c'era da fare una modifica qua dentro che io ho fatto vedere nel video dedicato, e se mi avete seguito ve ne sarete accorti. Se invece mandate avanti il video perché i video di Michele durano troppo mentre i tutorial normali in 6, 8, 9 minuti finiscono, ragazzi, se io vi faccio un video del solo montaggio ci metto 5 minuti a farlo. Se invece vi devo spiegare se ci sono delle problematiche, come intervenire e poterlo far fare a tutti questo intervento, non soltanto ai più esperti, perché i più esperti probabilmente insegnano a Michele, non lo guardano nemmeno per imparare. Ecco perché i miei video durano necessariamente di più di altri. Per questo motivo io ho scelto di avere un canale che aiuti le persone meno capaci nel montaggio di modellini a poterli lo stesso montare correttamente e senza danno, e cercando anche di darvi
quelle che sono le mie esperienze che ho, non accumulato, quando non mi vengono i termini, cribbio, che fastidio. Va bene, che ho coltivato nemmeno va bene, ci siamo capiti. Che ho imparato negli anni, non è questo il termine che volevo usare, ma va bene lo stesso, e quindi cerco di trasmetterlo anche a voi. Tutto qui. Bene, io vi ringrazio del vostro tempo, vi ringrazio delle visualizzazioni, mi raccomando, se avete piacere non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di attivare la campanella, così sarete sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Quanto è bello questo Iron Man. Date un'occhiata anche alla playlist dove potrete trovare altri modelli e seguitemi anche nella costruzione di Robocop, di Mazinga Z, e se vi piacciono anche le auto ci sono anche auto e repliche di pistole. Che altro posso dirvi? Grazie di tutto quello che continuate a fare guardandovi. Per voi spero sia un piacere. Per me è la linfa del mio canale, la vita. Grazie a tutti ragazzi, un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. Ciao!